Oggi si scende un po', arriveremo a 2005, risalirà un po' la temperatura e noi avremo un po' più di ossigeno al cervello. Solito riscaldamento dei 3000 metri. Cominciamo bene la giornata, una rissa verbale, vamos! Cielo molto luminoso sopra Ipiales. Ricordiamo città di frontiera, quindi con la massima velocità ce ne andiamo, anche se ieri per empatia, per sensazione ci è sembrato tutto super tranquillo, però qua ragazzi il discorso è sempre lo stesso, fino a quando le cose vanno bene, poi basta un attimo ma non ci pensiamo. Situazione cavi, benvenuti in Asia, anche se siamo in Sud America. Vamos diretti perché la tappa di oggi è super tranquilla, sarebbe stata in teoria la tappa di ieri o perlomeno il seguito della tappa di ieri. Abbiamo 1 ora e 38, 84 km. È una tappa breve, ci fermeremo solo ed esclusivamente per lavorare. Qua alla schierta. Siamo nel paese di frontiera di Ipiales, regione Nariño, e la tappa che faremo oggi ci condurrà nel capoluogo Pasto. Abbiamo letto che dovrebbe essere una strada panoramica, però il meteo non è dalla nostra parte. Da lontano quando si pensa alla Colombia si pensa a un cielo terso, si pensa a delle spiagge e a una temperatura molto alta. Questa è invece l'altra Colombia che vi portiamo all'inizio della stagione delle piogge purtroppo, ma c'è sempre da tener conto che è uno stato dove passa l'equatore e per cui non ci sono più stagioni. Le uniche stagioni considerabili sono la stagione delle piogge e appunto la stagione secca. Ieri in piazza eravamo diventati la ragione del tardo pomeriggio, una coppia di anziani signori si è avvicinata e la polizia municipale ha detto sono italianos e gli altri signori anziani e si sono avvicinati per ascoltare. Eravamo un'attrattiva. La Tenerona da sempre nell'occhio, per quanto vecchietta, però come dico sempre fa la sua porca figura. Colombia che passione, recitava quel camion. L'inizio non è stato dei migliori, ma speriamo di poter dire la stessa cosa lungo il cammino. Dai quasi 3000 metri di Ipiales stiamo scendendo continuamente, l'asfalto è perfetto e la strada risulta veramente essere super panoramica. Primo pedaggio colombiano, guardate in che posizione. Ora da capire in moto come funziona, è l'unico passaggio che abbiamo, quindi passiamo anche noi, non c'è nessuno, è tutto super nuovo, forse entrerà in funzione tra poco. La strada è quasi la nostra classica superstrada con curve ampie, lunghe, che si potrebbero prendere anche a 180 all'ora e non sentite il cambio della temperatura, infatti 2300 metri. No, guardate qua i ponti, cioè questa strada è nuovissima, se qualcuno ha info in merito fatecelo sapere. Sembra molto molto nuova in effetti ed era segnalata come il più bel tragitto fino a Pasto. Non è che ce ne sia un altro, c'è solo questa di strada principale da Ipiales a salire verso nord. Frenar con motor. Non guardate il contamarce che lo devo riprogrammare, dopo la quarta si pianta. Qua troviamo questi punti dove se i freni non funzionano più li potete buttare a destra, c'è un ciottolato grande che fa molto attrito, quindi tra la forza di gravità e il ciottolato vi fermerete di sicuro. Li avevamo trovati soprattutto in Cile all'altezza di San Pedro de Atacama, quando i dislivelli iniziano ad essere notevoli, le discese infinite e i mezzi pesanti possono fare difficoltà. Guardate, stiamo scendendo all'interno della vallata, sempre costantemente in discesa. Siamo partiti a 3000,
scesi a 2, ritornati a 2,8 e ora stiamo scendendo nuovamente 2,480 con un po' di pioggerellina. Infatti c'è un'umidità in questo punto che voi non potete capire. Questa è una Chevrolet, sembra una Gran Vitara, no, Vitara di fianco, prodotta alla Chevrolet, non è la della Suzuki. Questa è un'altra cosa che ci fa riflettere sul fatto, quando facciamo le discussioni, no, è meglio un brand rispetto all'altro, poi ti ritrovi dall'altra parte del mondo che l'altro brand produce la stessa identica macchina, oppure magari anche la stessa identica moto. Intanto lavoratori appesi in alto per mettere le reti di contenimento alle montagne. Guardate che scorci, e la bellezza continua, siamo arrivati proprio in fondo dentro al canyon, forse complice la stagione, tutto totalmente verde. A me fa pensare alla giungla, a quelle zone inaccessibili dove solo a piedi puoi andare e dove ovviamente non esistono leggi. Siamo arrivati all'altro punto del pedaggio, vediamo se ora si paga. Esattamente, torniamo come in Perù, non si paga, il passaggio è super stretto, quindi alla faccia loro mi toccano le valigie, no? Sarebbe un ottimo punto per fare la pratica per prendere la patente della moto. Guardate com'è cambiata di colpo la situazione, controlliamo come sempre l'altitudine, siamo a 2919, siamo arrivati al livello delle nuvole, inizia a piovere, inizia anche a far freschino, quindi attenzione con queste gomme sulle curve, soprattutto quando l'asfalto inizia ad essere bagnato. Sono rimasti 20 km, spero di non dovermi fermare a cambiare i guanti, anche se qua in fondo la vedo dura, la vedo molto dura. Chiudo le zip della giacca, le zip dei pantaloni sono chiuse, noi dovremmo andare sulla destra, quindi forse mettiamo quel banco là, però chiudiamo il casco sopra, anche dietro, anche qua davanti. 3026 ora. Chiuso anche il collo. E questo è indubbiamente il motivo della comodità di avere una giacca in Gore-Tex, laminata Gore-Tex. Dai che sta tornando la luce e arrivati alla periferia, come possiamo vedere, il pasto si trova all'interno di una conca. Queste le fasce sicuramente sono da cambiare, si sono incollate, ho aperto la visiera, chiedo scusa per il rumore, non è caldissimo perché siamo sempre a 2500 metri, ma poi quando rallenti, abbiamo sotto la maglia intermedia e ti trovi in mezzo al traffico, Inizia a far caldo. la temperatura sale come il motore della Tenerona, ma noi non abbiamo la ventola. Qua lavori bordo strada, giustamente. Lo stadio immancabile, ricordiamoci che siamo sempre in Sud America. Ecco appunto, questo era il punto esclamativo a quello che avevo detto prima. Quantità di mezzi a due ruote altissima. Allora noi dobbiamo andare di qua, ci passiamo, sì. Bisogna avere la vista a 360 gradi come lista. Casino pazzesco ragazzi, 2,8 km all'arrivo. Qua vince chi è più sfrontato come sempre. È da Quito che non avevamo più un traffico del genere. Una cosa che ho notato è che nella parte posteriore del casco hanno incisa la targa. Dobbiamo andare a sinistra. Polizia. Il parcheggio dovrebbe essere qua in fondo, forse con la chiave. Non è il bottone.
Bisogna premere il bottone. Muchas gracias. Ora non sappiamo dove metterla, ma un posto lo troveremo. Disculpe, nosotros estamos in hotel, eh? Ok, bienvenido. Ah, grazie. Allora, il parcheggio per la moto dovrebbe essere qua in fondo. Ok. Mejor. La strada di oggi è un pochino complicata. Vi racconteremo tutto lungo la strada. Vamos velocissimi perché ho la moto mezza caricata nell'autorimessa dell'hotel e non mi gusta mucho. Questa è la situazione del Parcadero. Lei si prende praticamente un posto e mezzo, però bisogna anche dire che ci hanno fatto pagare per un posto solo. Questa volta senza accelerare. Usciamo al bunker, qua bisogna fare il giro. Hasta luego! Forse qua, perché noi abbiamo pagato. In teoria la targhetta dovrebbe trattenerla. Dobbiamo tornare indietro perché bisogna pagare di più. Che l'organizzazione, ricordatevi che è sempre al primo posto. La moto carica a fare questa manovra è il massimo. Calma. Come dico sempre, bisogna portare pazienza. Sto parlando con Sara, il pendiente non c'è, l'hanno ripassata al computer per forse resettare. Andiamo a vedere. Sicuramente la Tenerona con le vibrazioni avrà fatto partire l'allarme. E sta bene, vamos, dai che è uscito anche un po' di sole. E non è cosa da poco da queste parti, in questa stagione, ma soprattutto a queste altitudini. Ora direte a riprendere la Panamericana, evitando purtroppo come la peste la seconda strada che sale verso nord, perché come vi diciamo sempre, qua bisogna fare assolutamente attenzione. Con questa poca visibilità di stamattina, immersi nelle Ande come siamo, è poco visibile anche il vulcano che incombe sulla città di Pasto, il Volcán Galeras di 4.276 metri. La prima eruzione di cui si ha notizia è nell'epoca coloniale degli spagnoli, nel 1580, ma la più disastrosa è stata quella del 1993, quando morirono per uno studio che stavano compiendo durante l'eruzione 6 scienziati e 3 turisti. La città di Pasto, oltre ad essere il capoluogo della regione di Nariño, la più a sud di tutta la Colombia, e oltre ad essere famosa per la laguna del Cocha, secondo lago più esteso di tutta la Colombia, ma parliamo di 40 km quadrati rispetto agli oltre 300 del lago di Garda, è famosa anche per il suo carnevale che mescola tradizioni indigenas a quelle coloniali spagnole. Infatti si celebravano rituali di ringraziamento a Pachamama che poi si sono fuse alla festa dell'Epifania degli spagnoli. Questa festa è stata insignita del riconoscimento di patrimonio immateriale da parte dell'UNESCO nel 2009 perché è il carnevale de Negros y Blancos, e tramite una pintaca, tramite una carezza che traccia il colore nero sul viso dei partecipanti al carnevale, si annulla ogni tipo di differenza etnica. Ma tornando alla strada, seguitemi sulla cartina. Noi siamo a Pasto e stiamo andando direzione Popayán lungo la Panamericana, strada considerata tra le più panoramiche e al tempo stesso pericolosa della Colombia. Ma se guardate sulla destra c'è un'altra strada parallela che sale verso nord. Se ci avviciniamo, guardate cosa c'è scritto: Trampolino della Muerte, in una strada larga 3 metri a doppio senso di marcia, in alcuni punti senza guardrail e con strapiombi che superano anche i 300 metri. E allora qualcuno di voi amante dell'avventura dirà: Francesco, perché non avete preso quest'ultima di strada? Perché con la moto carica in due nel periodo delle piogge si rischia letteralmente la vita, e siccome ci piace tantissimo l'avventura ma al tempo stesso anche la vita, abbiamo l'idea di percorrerla ma nella stagione migliore, ovvero quella che va da dicembre a marzo. Intanto Popayán, 238 km da qua, oggi lasceremo il distretto di Nariño per il Cauca.
Guardate questa curiosità per farvi capire la differenza con la nostra realtà italiana. Da qua il navigatore mi dice 231 km per il prossimo incrocio. Significa che per 5 ore potrei spegnere anche il navigatore e paura di sbagliare strada zero. E non stiamo parlando della nostra classica autostrada o superstrada, stiamo parlando di una strada praticamente di montagna. La cosa più assurda è che in un paese grande come la Colombia ci sono solo queste due strade e questa è la migliore, quella tutta asfaltata per salire verso nord. Stavamo constatando con Francesco che anche i camion tengono una velocità abbastanza alta, ma d'altronde questa è l'unica strada di collegamento che hanno tra nord e sud. È anche vero che stavamo dicendo nel nostro Appennino solo da 4-5 anni si è fatta la strada più comoda per attraversarlo dal nostro versante a quello tirrenico, e in quel caso ci permettiamo di dire che sono solo Appennini. Pensiamo a quale investimento e a quale mole di lavoro rappresenterebbe una strada a scorrimento veloce su queste Ande. Quindi Tonio, mi rivolgo a te: quando ti lamenti dei lavori in corso lungo la 14, pensa all'autisti in queste zone, che tra l'altro mi sono documentato, con i camion percorrono anche il trampolino della muerte. Tonio, anch'io adesso mi rivolgo a te quando ti lamenti dei lavori lungo la 14. Fai bene a farlo, e lo dovremmo fare tutti, perché ci hai detto anche quanto pagate per l'autostrada e per la sua manutenzione. Però ringraziamo anche tutti i lavoratori che li fanno. Ma soprattutto non scrivere nei commenti "brava Sara" solo perché ti difende. Effettivamente qua bisogna dire che la strada non si paga. Però pensate a fare questa strada 220 km sempre così, con un camion, con un bilico. La si mangia però, Guardate che situazione. Però dai, i colori, le persone che attraversano la strada, un po' il casino, chi non si ferma allo stop. È indubbio che ti fanno pensare al Sud America. Scritta Motul, pazzesco. Suzuki, quanto mi piace attraversare e guardare, osservare queste realtà. Questa secondo noi è l'immagine dell'America: strade drittissime, lunghissime e intorno queste montagne enormi. E da un'immagine emblematica del continente, avendolo percorso da sud a nord, possiamo decisamente dire che è un continente estremamente complicato per le condizioni di vita a cui costringe, a partire dalle altitudini, dalle dimensioni così estese e dall'inevitabile conseguenza, quella delle vie di comunicazioni difficili. Se soffrite di vertigini, mucho cuidado. E non guardare sulla destra. Mamma mia. Guardando i carichi di queste Toyota potete capire il perché questo marchio in questo continente ha avuto così tanto successo. Ecco il fiume che ha formato il canyon e che vedevamo dall'alto. È un caldo bestia! Abbiamo aperto tutte le zip, sarebbe da togliersi il mid-layer sotto. Ora vediamo se si risale. 36 gradi segna la Tenerona, è sempre ottimista, quindi saremo intorno ai 33 gradi. 560 metri sul livello del mare. 2 mesi che non raggiungevamo una temperatura del genere. Ovviamente togliendo la parentesi Galapagos. ...124 km all'arrivo, quindi abbiamo fatto metà strada, i limiti che sono sempre intorno ai 70 km/h, ma se guardate sulla cartina dove siamo, focalizziamo lo sguardo nella distanza tra la nostra strada e l'oceano, pensiamo al clima, perché qua è molto caldo rispetto al confine con l'Ecuador, la zona selezionata è praticamente zona off limits. Ci hanno detto che lungo la ruta si può andare tra virgolette tranquilli, ma assolutamente non si può entrare nella zona
zona rurale. I paesini che si attraversano sono veramente piccolissimi, le strade che entrano all'interno spesso e volentieri sono sterrate e con la massima trasparenza e un po' di dispiacere la povertà è tangibile. I paesaggi e la vegetazione che ci circondano sono bellissimi. È evidente l'apporto della latitudine equatoriale, però ci stiamo avvicinando alla regione del Cauca, che non ha un passato così tranquillo, essendo una regione particolarmente povera e fuori dal controllo dello Stato. In passato è stato facile il reclutamento di ribelli e quindi una lotta armata contro l'esercito dello Stato, che si è concluso con una sorta di accordi di pace nel 2016. La zona si è un po' aperta al turismo, stiamo parlando della zona rurale che rimane, come diceva Francesco, più rivolta verso il mare. Stamattina abbiamo incontrato un signore nella struttura che proveniva da una località sull'Oceano Pacifico e ci ha detto: attraverserete una zona non facilissima, anche noi colombiani non possiamo metterci piede, ma voi continuate per la Panamericana e non entrate nelle zone rurali. C'è un business che loro proteggono con le mani e con i denti, potete capire quale, e chiunque si avvicina viene fermato. La zona è impenetrabile anche per la polizia, che ha l'unica opzione di sorvolare in elicottero. Quindi proseguiamo lungo la strada e arriviamo a Popayán. È iniziata finalmente la salita, strada sempre più tortuosa. Abbiamo appena passato 2 paesini dove ho visto al centro del paesino un mezzo blindato da guerra e 3 postazioni di blocco, ragazzi, armati fino ai denti. Numero 1, mamma che mezzi. Ora da capire se ci sono dei lavori in corso, perché 84 km, 2 ore e 10 minuti segnati in rosso. Ho la connessione LTE attiva, quindi Google si aggiorna in tempo reale. Questa volta, come avete visto all'ingresso della Colombia, stiamo utilizzando le eSIM. Se vi interessa scrivetelo nei commenti che ci facciamo un video pippone dedicato. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, per prendere un po' d'acqua. Addirittura quad con la Krapovic, ombra assolutamente. Oh madre, mamma mia se è caldo. Strada trafficatissima quella dove abbiamo scelto di fermarci per rifocillarci un attimo, però ragazzi si prosegue, occhi aperti, dobbiamo ancora abituarci a questo clima probabilmente di attenzione, però molto movimento intorno e quando è così va bene. E ora vi condivido una cosa che mi ha fatto tanto ridere. Sara si sta scrivendo con la mamma, ovvero con la suocera, e la mamma gli ha scritto: non so perché, ma sto pensando che state attraversando un bellissimo posto. Sì, è un bellissimo posto, assolutamente. Se solo fosse un po' più tranquillo saremmo tranquilli anche noi, ma siamo tranquillissimi e sei così tranquilla anche tu. Scherzi a parte, ragazzi, è tranquillissimo, perlomeno la sensazione è quella. Sappiamo tutti benissimo un po' come funzionano qua le cose, non andiamo a cercarcela. Gli ultimi 83 km, paesino super trafficato. Abbiamo visto che si chiama El Bordo. 3 negozi di moto in 50 metri. Qui. E comunque attraversando i paesini finora colombiani, sempre buon odore di cibo e sempre musica ad alto volume. Siamo vicini al Caribe. Qua c'è un po' di odore di smog più che di cibo, perché di mezzi, come potete vedere, ce ne sono tantissimi. Mercato. Questo è il paesino più animato tra tutti quelli attraversati stamattina. Che casino, ragazzi. Casco quasi non pervenuto, una quantità di moto mai vista, quasi come in Asia. Quando intorno a me c'è tutto questo verde, dopo tanto deserto, è un'esplosione del cuore. Nuovo pedaggio, motos alla derecha.
accesso. Ah, attenzione. No, penso che è scoppiato il motore, c'era una chiazzatoria sotto pazzesca. Queste salite sono infinite. Guarda Tonio, ma si sfiorano. Comunque, nonostante la salita e le curve abbastanza strette, vanno che fanno paura. Facciamo qua, meglio di no anche qua. Ecco, in questo caso con la moto carica in due, avere una buona coppia e un numero discreto di cavalli fa comodo, mettiamola in questa maniera. Comunque sale a 50 km/h, date la velocità del camion. Comunque secondo me va scarico, perché è impossibile raggiungere questa velocità in salita. Oh, buca. Allora, brutti maiali, mi chiedete sempre dei perizomi, intanto vi condivido senza superarla. Ecco, mi avvicino. Dai, da buoni maschilisti quali siete, scrivete nei commenti un vostro giudizio. Ma siate buoni, sempre. E comunque con questo sole che vedete sta piovendo. Viva l'Equatore! Comunque non era il camion che faceva da tappo, ma l'autobus qua davanti. Vedendolo dalle sospensioni andrà fuori carico. Per la vegetazione, per le curve, per il tipo di asfalto, l'annovero tra le strade più belle del mondo. Ma ragazzi, il numero di camion è qualcosa che ti snerva un po'. Anche perché guardate sul navigatore, sono tutte curve ravvicinate. Povera Tenerone è stata praticamente sempre con la ventola accesa. In gorgo. Si deve allargare, quindi noi da buoni italiani facciamo largo. Qua si fa fiesta, sono le 4 di pomeriggio, noi non ci siamo fermati praticamente mai, se non quella volta che avete visto, non abbiamo mangiato ma solo bevuto. Addirittura ora siamo finiti su un panorama quasi collinare. Siamo a 1900 metri sul livello del mare. Di solito quando fanno così c'è un incidente, esatto. Che non è che sia proprio il massimo della sicurezza, però sappiamo sempre che va tutto bene, senza girarci intorno e senza la minima ipocrisia. Quale cose vanno così e forse ne fanno anche di necessità virtù. Bisognerebbe viverci sui posti, che noi italiani siamo un po' abituati a criticare belli comodi al divano di casa. Ovviamente non è per tutti questa cosa, però qualcuno lo fa. Io sono classe 78, ricordo benissimo la mia infanzia, si faceva questo ed altro. Poi anche per noi basta tornare indietro di diversi decenni, si faceva di necessità virtù, anche perché in certi casi hanno solo a disposizione un motorino, come succedeva da noi. Io mi ricordo mio nonno aveva la lambretta e non c'era altro modo, se è una bambina la porti così. Dai, noi non siamo così vecchi per ricordarci queste cose. Lo ricordo dai racconti, chiaro. Sì, bravo che l'hai specificato, se no sembra che io voglia fare la saggia della situazione. Tu sei la saggia della situazione. No, io tento di fare la prof, ma non ci riesco. E sei anche la rottura della situazione. Sì, è vero, mi prendo i meriti. 3,5 km all'arrivo, sono letteralmente demolito, ho le spalle che mi tremano. Qua alla schierta buche enormi. Comunque lo possiamo dire che praticamente ogni volta rischi la vita, ecco cosa possiamo dire. Scherzi a parte, volevo dire benvenuti a Popayan.
e voi direte dove minchia sta, noi vi risponderemo a circa 3 ore da Cali, dal castello di Cali. Non nominiamo quello che non ci appartiene, questo era per chi ha visto la serie Narcos. Serie bellissima, ma dobbiamo aggiungere che dopo averla vista ed essere qua ora in moto Fa un po' impressione. Detto questo, siamo nella Ciudad Blanca, una delle meglio conservate città coloniali, chiaramente dopo Cartagena, che si trova a nord e che speriamo di poter fare l'anno prossimo. Città che ha avuto un'importanza storica enorme quando era colonia spagnola, poi appunto soppiantata da Cali con l'industrializzazione di quest'ultima. Oggi la città conta più di 230.000 abitanti. Sembriamo tornati alla vita nonostante la stanchezza di Francesco. Siamo a 1750 e la temperatura ora è quasi perfetta. Da quello che stiamo vedendo e che vi stiamo mostrando capiamo perché la chiamano Ciudad Blanca, cioè città bianca. Dovremmo essere quasi arrivati. Ammazza, era un vecchio monastero, ma non me l'aspettavo così. Guarda dove ti porto, poi dimmi male, questa è stata una sorpresa. Però ragazzi non costa tantissimo, attenzione. Siamo arrivati. Cappello a parte, come mi vedete? Siete buoni? Scrivetelo nei commenti. Comunque vi posso dire come mi sento, un ultracentenario. E chiedo scusa agli ultracentenari. You'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do. Do what you gotta do.